Bentornati su Figaro Lab. Questo secondo video sarà dedicato all'analisi su Spice della nostra Origin 50. Prima di mostrarvi infatti la modifica e di farvi sentire come suona, io l'ho già completata, l'ho già provata. Dovete considerare che la realizzazione dei video chiaramente ha un ritmo diverso rispetto all'attività di laboratorio. Il nostro scopo fondamentalmente è quello di far suonare l'Origin in maniera ancora più simile a quella di una vecchia Marshall Vintage, quindi a una super lead, almeno nel caso che ho scelto io. Per fare questo lavoro dovremo fare in modo che l'amplificatore, attraverso il controllo di tilt e una serie di modifiche che vedremo, riesca in qualche modo ad emulare almeno una parte delle regolazioni possibili su una super lead e possibilmente quelle che sono delle regolazioni abbastanza standard per chi conosce la bestia originale. Detto questo, sono tantissime le differenze che ci sono tra questi due amplificatori. Noi stiamo dando per scontato che i finali abbiano una resa non identica ma simile e quindi ci andiamo a concentrare sul pre. In realtà abbiamo già visto, quando abbiamo misurato la banda passante, che l'amplificatore non ha proprio una bellissima risposta come banda. Questo in parte è determinato sicuramente dalle soluzioni circuitali adottate, quindi alla scelta dei valori di alcune componenti, ma anche secondo me e soprattutto a un trasformatore di uscita che non è sicuramente quello che trovereste su una Plexi. E ci mancherebbe, voglio dire, su un amplificatore entry level e direi che è anche abbastanza normale. Questo lo castiga un po' sulle frequenze più alte, infatti abbiamo visto che ha un comportamento non linearissimo. Cercheremo di correggere tutto questo, di rendere insomma questo amplificatore un po' più vintage oriented. Nella simulazione che vedremo su Spice ho preparato lo schema di un preamplificatore tipo Super Lead, mettendolo a confronto con la versione Origin stock, così come esce dalla fabbrica. Vedremo poi le differenze fondamentalmente come resa, come forme d'onda. E infine vi mostrerò anche la risposta in frequenza e il comportamento della versione modificata. Non vi rubo altro tempo, vi lascio direttamente alla simulazione. Bene, passiamo adesso alla simulazione Spice. Andiamo a vedere in effetti quali sono le differenze principali tra un preamplificatore, diciamo, di impostazione Plexi e derivate, quindi GTM45 e GMP50 Super Lead per intenderci, anche se qua andiamo a simulare proprio la Super Lead, in corrispondenza al nostro Origin 50. Bene, innanzitutto ai più attenti di voi, a chi sa leggere molto più facilmente uno schema, non sfuggirà che questa sezione, completamente assente nel caso dei Marshall dell'epoca d'oro, corrisponde al nostro FX loop, ovvero abbiamo un inseguitore di catodo dove il segnale viene abbassato in impedenza, quindi il segnale in uscita dal tone stack viene abbassato in impedenza per poterlo fornire attraverso questo partitore resistivo a un livello adeguato ai pedali. Al ritorno si inserisce sempre in questo circuito. Qui lo vediamo chiuso, un circuito continuo, semplicemente perché stiamo facendo una simulazione in cui non c'è nulla nell'FX loop, quindi il segnale passa diretto. Questo segnale attenuato, attraverso questo ulteriore stadio, viene riamplificato per riportarlo a livelli adeguati a pilotare la fase inverter. Diciamo, questo è quello che sulla carta ha tentato di fare il progettista. Partiamo dal nostro generatore di funzioni, l'ingresso a 1 MΩ a massa e 33 kΩ sulla griglia del primo triodo. Ecco, questa è una forzatura che va un po' a simulare quello che sarebbe in effetti un ingresso high, quindi la mancanza di un ingresso low. Abbiamo una situazione abbastanza standard sul primo triodo. Abbiamo 820 e 1 microfarad, questa è una soluzione di compromesso tra quello che era il canale high treble della Super Lead e quello che era il canale normal, ovvero quello con più bassi. Si utilizza fondamentalmente per la polarizzazione del triodo, quindi per il guadagno complessivo, una resistenza da 820, si utilizza un valore intermedio condensatore di bypass qui al catodo. Vediamo infatti che è un valore compreso tra il canale high e il canale normal della Plexi. Quindi si cerca di dare una risposta un pochino più centrale rispetto a quello che avremmo privilegiando uno dei due canali sulla nostra Super Lead. Condensatore più basso in capacità rispetto alle uscite tipiche della Super Lead,
entra in questo partitore che è denominato tilt A e tilt B, altro non è che la simulazione di un potenziometro. L'ho diviso in due settori in modo da poter fare una simulazione del potenziometro in diverse posizioni. Quindi considerate che la linea centrale è il cursore del potenziometro e questi sono i due estremi. Lo stesso vale per il gain e per tutti gli altri controlli. Quindi ogni potenziometro è diviso in due resistenze a formare un partitore. Ecco, la cosa interessante, cosa fa il controllo di tilt? Il controllo di tilt riceve sul cursore il segnale in diretta dal condensatore da 10 nanofarad che proviene dal primo triodo. Questo segnale a sua volta attraverso un resistore da 100 ohm entra direttamente sul gain. Il controllo di tilt lavora sulle frequenze, in che modo? Andando verso questo condensatore da 10 nano che va a massa e quindi in questa situazione qui noi abbiamo la massima attenuazione possibile su questa rete per le frequenze alte. Mentre da quest'altro lato questo condensatore da 330 pico andrà a definire invece il suono più brillante, quindi quando il tilt è nella posizione di suono più acuto, più aperto. All'uscita del gain, classico potenziometro del volume, quindi con impostazione tipica a volume, c'è adesso tutta questa rete di condensatori, resistori, dove a cavallo di C8 dovete immaginare che il relè chiude un contatto quando si attiva la funzione boost, ovvero quando andiamo a selezionare il boost si chiude questo contatto che bypassa il condensatore C8 e il resistore R6, mettendo quindi tutto quello che c'è prima direttamente a contatto con questo condensatore in ingresso al secondo triodo. Anche sul secondo triodo non abbiamo grandi sorprese. Fondamentalmente abbiamo gli 820 ohm di resistore di catodo che avevamo anche all'input, con un condensatorino di bypass da 220 nano che serve a dare una bottina di medio-bassa in più, cercare un pochino di estendere la gamma sinistra, diciamo, del nostro segnale. Da qui entra nel tone stack. Ecco, questa è sicuramente un'altra grande differenza rispetto alla Plexi. Torniamo un attimo indietro. Abbiamo visto che in effetti la nostra origine si basa su due stadi preamplificatori a uscita anodica con interposto, oltre a un controllo di gain, una rete che è collegata al tilt e un filtraggio lungo il percorso del segnale che va dal gain al secondo stadio. Nella nostra GMP50 invece, andando a vedere meglio lo schema, qui ho simulato la situazione in cui praticamente i due ingressi sono ponticellati, quindi il classico lavoro che si fa con un cavetto tra le due sezioni del circuito e il terzo cavo che è quello della chitarra. Questo ci consentirà di miscelare le due sonorità di questi due ingressi, dell'ingresso high treble e dell'ingresso normal, e ottenere delle sonorità intermedie. Di solito si lavora molto sull'high treble, diciamo come controllo generale di volume, si aggiunge ciccia utilizzando in effetti il canale normal, andandoci a restituire un pochino di botta sui bassi. Bene, qua vediamo delle situazioni completamente diverse. Abbiamo 2K7 e 680 nano che ci dice che cosa? Ci dice che l'amplificatore avrà un guadagno diverso rispetto allo strato del nostro origine in preamplificazione da questo punto di vista. Questo resistore andrà a variare il valore di bias in ingresso a questa valvola. E 680 nano che è il condensatore tipico di bypass, che è quello che ci dà un po' il suono distintivo per certi aspetti di questo ingresso. Quindi è questo che va a definire la gamma sinistra della nostra banda passante, limitando pesantemente la banda bassa. Tutto questo ci dà una situazione, diciamo, di preeminenza di, come dire, medio-alti-alti. Prevalenza che viene poi ancora enfatizzata ulteriormente da questo piccolo condensatore da 5 nano e questo condensatore a cavallo della resistenza da 470 ohm che lascia passare molto della gamma acuta e medio acuta. Questo è quello che ci restituisce la curva tipica di questo canale qua. Questo resistore fa parte di un partitore. Infatti questi 470 ohm li ritroviamo anche sul canale normal, il segnale vedete viene dato allo stadio successivo attraverso questo partitore. Qui abbiamo invece il nostro canale normal. Le uniche differenze le vediamo qui, sempre al catodo. Abbiamo 820 ohm e 250 microfarad, quindi avremo una botta di basse su questo canale che risulterebbe da solo molto scuro.
Ecco che però insieme vanno perfettamente a bilanciarsi e ad aiutarsi nel trovare una frequenza, diciamo, più amichevole, più utilizzabile. Dal partitore si esce, entra in questo secondo stadio. Fondamentalmente questo stadio esce anodico a servire semplicemente l'inseguitore di catodo. L'inseguitore di catodo cosa fa? Abbassa l'impedenza del segnale, il guadagno è unitario, quindi non abbiamo un extra guadagno, l'unica funzione è abbassare l'impedenza fornita al tone stack. Quindi qui avremo un segnale che è passato attraverso due stadi preamplificatori anodici e poi è stato abbassato di impedenza dal catodo follower. Da qui entra nel nostro tone stack, si ritroverà all'uscita dei treble a servire il primo stadio della fase inverter, cioè lo stadio caldo della fase inverter, attraverso questo condensatore da 22 nano e 1 mega ohm, il punto in cui si inserisce nella fase inverter. Cosa ci interessa vedere per capire dove sono diversi? Ci interessa capire che a parità di segnale dato in ingresso ai due amplificatori ci restituiscano alla fase inverter un segnale analogo, ovvero tutto quello che ci sta tra l'ingresso e la sfasatrice, che è l'anticamera del finale di potenza, deve essere uguale. Per poter suonare in maniera convincente e simile devono essere uguali. Ritornando all'origine, abbiamo visto invece che abbiamo un preamplificatore completamente anodico, quindi manca la funzione dell'inseguitore di catodo. Questa è una cosa non secondaria. È una cosa non secondaria e vedremo dopo perché. Qui esce in maniera anodica il segnale, non più catodica, quindi esce ad alta impedenza, ma si ritrova con un tone stack identico, paro paro a quello lì della GMP50, della nostra super lead. Qui cominciano le diversità. Ecco, qui per poter inserire questo FX loop si è andato in qualche modo a creare una situazione diversa dalla precedente, quindi c'è un inseguitore di catodo che viene dopo il tone stack e non prima, quindi non a servire il tone stack ma a servire il segnale che dovrà andare nel loop. Come abbiamo detto, questo segnale, vedete il grosso condensatore 10 microfarad, serve in qualche modo a non creare alcuna attenuazione nelle frequenze, a non perdere basse, a dare un segnale più o meno il più fedele possibile a questo partitore che ha un rapporto di 1 a 10. Quindi il segnale viene ridotto ad 1/10 e viene fornito così in questo punto qui al send. Qui vediamo una linea continua, sono in comunicazione perché ho detto simuliamo una situazione in cui non ci siano effetti in FX loop e quindi ritorna a questo condensatore che è proprio l'ingresso del return. Anche qui notiamo una capacità molto alta per non andare a influenzare le frequenze basse. Il segnale si insinua in quest'altro partitore, arriva a quest'ultimo triodo che riporterà il segnale al livello precedente al send, quindi andrà in qualche modo a fare un recovery, a recuperare il segnale riportandolo al livello precedente. Cosa ci aspetteremo in questo caso? Ci aspetteremo quindi che all'uscita di questo stadio dovrebbe esserci un segnale quantomeno simile, analogo a quello che abbiamo all'ingresso del nostro FX loop, ovvero l'FX loop frapposto tra il preamplificatore vero e proprio e la sfasatrice, il cui ingresso è questo condensatore C42, dovrebbe essere il più possibile neutro, quindi in qualche modo non andare a cambiare il segnale. Possiamo accettare un'inversione di fase dovuta alla presenza magari di uno stadio, qui esce catodico, quindi esce in fase con il tone stack, qui si sfasa ulteriormente in quanto c'è un altro triodo che esce anodico. Questo sì, ma dovremmo avere due segnali più o meno identici. Adesso andiamo a fare la nostra analisi, vediamo se effettivamente è così. Andiamo in simulazione e simuliamo semplicemente la nostra onda a 1 kHz. Prendiamo un tempo di 10 millisecondi, andiamo a vedere il nostro segnale in ingresso, il nostro segnale prima di entrare nell'FX loop, il nostro segnale all'uscita dell'FX loop. Questo è il nostro segnale in ingresso. Questo è il nostro segnale all'uscita del tone stack. Quindi noi adesso all'uscita dell'FX loop dovremo trovare un segnale quantomeno simile. Eccoci qua. Come vedete siamo ben lontani da quello che ci saremmo aspettati. Qui c'è chiaramente insomma una compressione altissima, una saturazione molto alta a livello dei 23 volt
e il segnale ha modo di espandersi soltanto in maniera asimmetrica verso i meno 60 più o meno. Come vedete è una situazione molto diversa rispetto al segnale in rosso che avevamo all'uscita del tone stack, che seppur asimmetrico e sbilanciato già verso il quadrante negativo delle nostre tensioni, aveva ancora una forma in qualche modo abbastanza naturale. Quindi cosa stiamo dando alla nostra fase inverter rispetto a una plexi? Bene, andiamo un attimo a vedere. Per rendere facile il discorso, siccome il controllo di tilt non permette la miscelazione perfetta dei due ingressi di una super lead, perché? Perché non avremo la capacità di portare al massimo entrambi i canali come potremmo fare sulla super lead, ma potremo trovare delle soluzioni intermedie di compromesso che sono poi le sonorità più o meno universalmente accettate come più gradevoli su questo tipo di amplificatori. Un buon punto di partenza sulla super lead è ad esempio con il controllo a circa 6 del gain per quanto riguarda il volume ai treble e diciamo il controllo del normal compreso tra 3 e 4. Il nostro partitore è già collocato in questa situazione e quindi abbiamo già regolato i nostri potenziometri, diciamo, virtuali della super lead per creare questa situazione. I controlli sono tutti a 10 per quanto riguarda invece il tone stack, idem sull'origin, e utilizzeremo il controllo di tilt in modo da essere in una posizione intermedia leggermente spostata più sugli acuti. Cercheremo di andare a copiare quello che è il segnale della nostra super lead. Andiamolo ad inseguire. All'ingresso noi avremo un identico segnale, che noi lo preleviamo qui o che lo preleviamo sull'origin, vediamo che il segnale in ingresso è lo stesso, perché l'abbiamo messo come parametro di simulazione. Adesso arriviamo in quello che è l'equivalente dell'ingresso al secondo stadio sulla super lead, ovvero sul famoso partitore resistivo. Cosa abbiamo qui sulla nostra origin? Cosa abbiamo qui sulla nostra super lead? Vedete, c'è già una maggiore saturazione, segnale leggermente, diciamo, asimmetrico. Abbiamo invece una situazione leggermente più simmetrica e meno distorta sulla nostra origin. Quindi fin qui potremmo dire che siamo già in una buona condizione tutto sommato. Bene, adesso vediamo cosa c'è all'uscita del tone stack della super lead in questa situazione che andiamo a simulare e andiamo a vedere cosa invece c'è all'uscita del tone stack della nostra origin. Segnale leggermente più squadrato, più basso in ampiezza. Potremmo ancora, diciamo, trascurare questo dettaglio. È una questione più che altro, oltre che di contenuti armonici, di volume. Ma diciamo che siamo ancora in una situazione abbastanza umana, abbastanza paragonabile. Vediamo adesso invece quello che arriva alla fase inverter dalla super lead. Questo è il segnale, vedete, abbastanza simmetrico da 60 volt a meno 60 circa. E vediamo cosa succede alla nostra origin. Ecco, siamo completamente in un altro mondo. Abbiamo un'onda che non solo è pesantemente squadrata, ma non ha neanche una forma molto bella, insomma, pesantemente asimmetrica. Una situazione che a mio avviso è indesiderabile, quindi e sappiamo a priori che sarà impossibile ottenere un suono simile a quello di una super lead partendo dall'origine così come esce stock. Dove possiamo agire? Bene, vi faccio vedere subito quello che è la mia intenzione. Ho fatto già un po' di prove. Qui avremo sotto la nostra origine stock e sopra invece andremo a vedere la nostra versione modificata. Allora, io ho lasciato invariati i valori di polarizzazione del primo stadio, sono andato soltanto a ritoccare il valore in uscita al condensatore anodico del primo stadio. Sono passato da 10 nano a 22. Vediamo la differenza qual è. Qui siamo e qui siamo qui. A 1 kHz si copiano abbastanza bene. Ovviamente la differenza dove la vedremo? La vedremo dopo quando faremo la banda passante per quanto riguarda invece la gamma bassa. Adesso passiamo invece all'ingresso del secondo stadio sulla nostra origine originale. Vediamo invece la nostra modificata che cosa fa.
vedete ha un segnale leggermente meno squadrato, un pelo più asimmetrico, e vediamo che grosso modo gli unici valori che abbiamo cambiato, oltre a questo famoso condensatore da 10 nano, abbiamo cambiato i due condensatori che servono il tilt, abbassando il valore di quello deputato a definire il limite degli acuti, quindi passiamo da 10 nano a 4 nano 7 sul ramo dei suoni bassi. Aumentiamo invece il valore da 330 pico a 470 dal lato del tilt, dove si enfatizzano le frequenze alte. Bene, la rete che c'è subito dopo è stata stravolta rispetto al suono iniziale. Vedremo dopo perché quando faremo l'analisi in frequenza. Andiamo adesso avanti sempre con il nostro kilohertz. Siamo usciti dal nostro secondo stadio, siamo adesso all'uscita del tone stack. Questa è la nostra origin nella versione stock, questa è la nostra origin nella versione modificata. Questa è invece la forma d'onda in viola, quella che esce dalla super lead. Come vedete il nostro segnale in rosso, quello modificato, si avvicina di più come forma rispetto a quello in verde della versione stock. Altro elemento essenziale, questo è il segnale in ingresso all'FX loop della origin. Passa il catodo, dal catodo esce catodico e va al nostro partitore per ridurre l'impedenza. Vedete il segnale viene ulteriormente squadrato a questo punto. Andiamo invece sulla nostra origin modificata, saremo qui in questa situazione, quindi già meno saturo del segnale precedente, e qui come vedete non sono presenti squadrature, il segnale viene in qualche modo preservato. Usciamo un attimo dal partitore, questo è il livello a cui arriverà il nostro preamplificatore ai pedali, chiaramente è un livello molto alto perché stiamo simulando una posizione di volume quasi a palla. Questo è quello che abbiamo all'uscita dell'origine modificata, questo è quello che abbiamo all'uscita del send dell'origine stock. Segnale leggermente più piccolo con livello, ma già che inizia a squadrare, quindi molto più saturo. Cosa abbiamo in uscita? Questo è quello che abbiamo sull'origine, questo è quello che abbiamo sulla versione modificata. Ora se vogliamo andare a fare un attimo un paragone tra le tre uscite, come vedete al netto del cambio di fase, che vi dicevo prima è legato al numero di stadi presenti all'interno del circuito, il segnale in viola della plexi, anche se invertito di fase rispetto al segnale che esce dall'origine, somiglia molto di più al nostro segnale nell'origine modificata rispetto a questo in uscita all'origine stock. Questo potrebbe essere poco interessante perché è legato soltanto alla frequenza di 1 kHz. Noi dobbiamo vedere come si comporta un po' su tutta la banda, quindi cambiamo un attimo contesto e andiamo nella nostra analisi. Prendiamo a riferimento la plexi nel settaggio che avevamo suggerito, ovvero con il canale normal per dire a 4 più o meno, tra 3 e 4, e il canale high treble a 6, che è un'impostazione diciamo abbastanza godibile su questa tipologia di amplificatori. Non è l'unica, ma sicuramente una abbastanza gettonata. Quello che dovremmo fare, dovremmo cercare di copiare quanto più possibile questa banda passante all'interno della plexi. Vediamo quanto ci si avvicina l'origin, vediamo quanto ci si avvicina la versione modificata. Mettiamola in questo modo, in modo da avere una maggiore chiarezza. E andiamo a considerare innanzitutto un fattore fondamentale, ovvero noi dobbiamo considerare quello che il nostro speaker è in grado di riprodurre, quindi andremo a vedere cosa accade tra i 75 Hz, diciamo, più o meno, quindi da qui, fino ai 5 kHz, che sarebbe qui. Come vi dicevo, per vedere in effetti fino a che punto si possono avvicinare la nostra origine a una super lead, almeno in quelli che sono dei settaggi, diciamo, più noti, dobbiamo fare una cosa molto semplice, vedere quindi la banda passante del nostro amplificatore. Il tone stack è settato nell'identica maniera, quindi a tutto al massimo su tutti e tre gli amplificatori, origine modificato, origine stock e la nostra super lead. Bene, questa è la banda passante che noi vedremo sulla super lead. Come vedete, superati i 5 kHz,
verso i 5 kHz e mezzo, i 6 kHz, abbiamo una pendenza delle frequenze acute molto lieve. Questa forma tipica è dovuta principalmente al bright cap. Bright cap che non è presente sulla nostra origin, ma andiamo un attimo a vedere come si comporta la nostra origin stock rispetto alla super lead. Vedete, c'è un tentativo in qualche modo di scimmiottare quella stessa banda passante. Cosa c'è che non va? Quando io vi dicevo che mancava di qualche frequenza. Come vedete, quando cominciamo a scendere da 1 kHz e fino ai 200 Hz, la pendenza, nel caso di questa banda passante, la pendenza è molto più alta rispetto a quello di una plexi, ovvero il divario tra il picco più acuto e la parte bassa intorno ai 100 Hz non scendono in maniera sovrapponibile, ma man mano che sull'origin ci avviciniamo alle frequenze basse, questa pendenza tende ad aumentare almeno fino ai 200 Hz. Diventa leggermente minore fino ai 100 Hz, quindi in qualche modo prova di nuovo a riavvicinarsi e vedete che gli manca poi tutta la parte degli estremi di banda, quindi né la parte bassa né la parte acuta. Mentre nella super lead abbiamo detto abbiamo un picco come frequenza acute intorno ai 6 kHz e poi inizia piano piano a scendere. Qui addirittura il picco è a circa 2 kHz e 2, quindi non esprime le frequenze acute che abbiamo invece sulla plexi. Può essere un modo di andare a emulare la curva di questa super lead, cioè di questo amplificatore? Sicuramente è cercare di copiare il più possibile proprio le pendenze di questa banda nei limiti del possibile, in quanto comunque il circuito ha delle limitazioni che lo rendono proprio matematicamente di base impossibile da adattare al 100%, ma vedremo che è possibile insomma fare abbastanza. Adesso andiamo un attimo a resettare questa situazione, ritorniamo sul segnale della nostra super lead e andiamo a vedere la versione modificata invece quanto vi si avvicina. Come vedete, la forma d'onda modificata che genera la nostra origin con le mod tende a copiare meglio questo che è il profilo sopra. Vedete, tendono ad essere più parallele. E siamo riusciti a spostare anche il fronte degli acuti un po' più in avanti, quindi intorno ai 3 kHz, che è sempre meno di quello che sarebbe stato grazie alla presenza anche del condensatore di Bright sulla nostra super lead, ma è già un passo avanti. Andiamo adesso ad inserire anche la forma d'onda della nostra origin stock per vedere meglio in cosa si differenziano. Come vedete, l'origin stock ha questo picco leggermente più arretrato con una maggiore amplificazione e riesce a copiare meno, ad essere meno parallela a parità di frequenza rispetto al segnale originale della super lead, mentre nella versione modificata riusciamo a copiare meglio questo segnale. Quindi il parallelismo non è perfettissimo, ma vediamo che sicuramente, insomma, tra le due versioni origine considerate è quella che in qualche modo riesce a avvicinarsi un pochino di più a quella che è la banda passante della plexi. Ovviamente per fare questo tipo di accostamento dobbiamo considerare che tutto quello che è al di sopra dei 5 kHz in questo caso, chiaramente, comincia ad essere in un range che va fuori di quello che il nostro speaker riesce in qualche modo poi a replicare per bene. Vediamo però che questo arretramento nel picco massimo intorno ai 2 kHz e 2 viene spostato in avanti, abbiamo una forma più simile, siamo qui a 5 kHz per chi se lo chiedesse. È facile vedere insomma che la curva verde in qualche modo è quella che più si discosta dal suono della super lead. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un mi piace, ricordatevi, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Nel prossimo sentiremo direttamente la modifica e vedremo il risultato. Detto questo, vi rimando al prossimo video.